Ciao a tutti e bentornati su Katie & Made, io sono Katie ed oggi andremo a realizzare insieme la borsa a stella che tanto è piaciuta sul web. Sta girando un po' sul web questa borsa a stella. Io ho deciso di fare inizialmente delle prove, poi ho fatto le prove, mi è venuta decente, è piaciuta e mi avete richiesto il tutorial, quindi io mi sono messa all'opera e ho realizzato appunto il tutorial. È un progetto semplice, cioè ci vuole un po' di pazienza, però riusciamo tranquillamente tutte a realizzarlo, anche le meno esperte. Non l'ho foderata all'interno, uno perché non sono esperta nel cucito, due perché nella prossima che realizzerò, magari in un colore più sobrio, sicuramente per quanto riguarda la fodera utilizzerò il feltro, quindi andrò a creare una sagoma e la cucirò direttamente sul pannello ad uncinetto, ma ovviamente se voi siete esperte potete tranquillamente foderarlo anche con la stoffa. Non serve in realtà irrigidire il progetto se utilizzate un cordino che è bello rigido, che quindi lascia la creazione bella rigida. Io ho utilizzato lo Swan Black di 3 sfere e devo dire che la lavorazione è rimasta abbastanza rigida. Poi ho applicato, come l'originale, una chiusura a calamita al centro e una catena. In alternativa si può mettere anche la doppia catena, una un po' più corta da indossare a spalla e una un po' più lunga per indossarla un po' più lunga, tipo a tracolla. Ma comunque penso di aver dato tutti i consigli utili durante il tutorial, quindi non mi perdo troppo in chiacchiere. Spero che il progetto vi piaccia. A questo punto vediamo cosa ci occorre nel dettaglio per realizzare questo progetto e poi passiamo subito al tutorial di oggi. Per questo progetto avremo bisogno di 500 g di cordino. Io ho utilizzato nello specifico lo Swan Black, 80 cm di catena, 2 ponticelli, una chiusura magnetica, uncinetto 3,5, ago da lana e possiamo partire subito con il tutorial di oggi. Partiremo con la lavorazione delle punte che andranno poi a creare la nostra stella, quindi facciamo il cappietto iniziale e lavoriamo 2 catenelle, quindi una e 2. A questo punto andiamo a lavorare nella seconda catenella dall'uncinetto una maglia bassa, una maglia alta e una maglia bassa. In questo modo, questa sarà proprio la punta della stella e si va a scendere. A questo punto voltiamo il lavoro, facciamo una catenella e andremo a lavorare una maglia bassa in costa retro in ogni punto che abbiamo sottostante. Ne abbiamo 3, quindi procediamo prendendo solo la metà catenella retro in questo modo e lavoriamo una maglia bassa. Ripetiamo lo stesso procedimento anche per gli altri 2 punti, quindi prendiamo solo la metà catenella retro e lavoriamo una maglia bassa. Ultimo punto, ultima maglia bassa. A questo punto si volta di nuovo il lavoro, facciamo una catenella, lavoriamo una maglia bassa in costa retro nel primo punto. Come avrete capito sarà tutto lavorato in costa retro. Qui abbiamo il punto centrale, in questa riga dobbiamo andare a lavorare l'aumento nel punto centrale per andare a creare l'effetto freccia. Quindi puntiamo l'uncinetto sempre nella metà catenella retro, lavoriamo una maglia bassa, una maglia alta ed una maglia bassa, tutto nello stesso punto. Ed andiamo a terminare con una maglia bassa in costa retro nell'ultimo punto. In questo modo si volta il lavoro. Facciamo una catenella e andremo a lavorare i punti come si presentano, sempre in costa retro, quindi lavoreremo una maglia bassa in costa retro in ogni punto.
Bene, abbiamo ottenuto 5 punti, voltiamo il lavoro, facciamo una catenella e adesso dovremo lavorare la riga con l'aumento nel punto centrale. Se vi trovate più comode potete applicare il marcapunti nel punto centrale in modo da capire dove dovete andare poi a fare l'aumento, ma è semplicissimo perché vi basta contare i punti e definire il punto centrale. Nel punto centrale va lavorato l'aumento. Ovviamente stiamo alternando una riga con aumento e una riga lavorando i punti come si presentano. Quindi in questa riga dobbiamo andare a lavorare l'aumento, quindi lavoriamo una maglia bassa sempre in costa retro nei primi 2 punti, quindi 1, 2. Nella terza, ovvero quella centrale, andiamo a lavorare l'aumento formato da una maglia bassa, una maglia alta ed una maglia bassa. Io ho fatto questa variazione con la maglia alta per accentuare la parte questa centrale della punta. In alternativa potete lavorare direttamente le 3 maglie basse come si fa di solito. E poi procedo lavorando le ultime 2 maglie basse, quindi 1 e 2. Si volta il lavoro, si fa una catenella e si lavorano i punti come si presentano. Abbiamo 7 punti in totale, metto il marcapunti sul quarto, voltiamo il lavoro, facciamo una catenella, lavoriamo una maglia bassa nei primi 3 punti, 1, 2 e 3, punto centrale, aumento, una maglia bassa, una maglia alta ed una maglia bassa, tutto nello stesso punto, e poi lavoriamo una maglia bassa nei punti restanti, che sono 3. 1, 2 e 3. Voltiamo il lavoro, facciamo una catenella, lavoriamo una maglia bassa in ogni punto sottostante, quindi senza fare aumenti. Questi sono comunque procedimenti che dobbiamo ripetere fino ad arrivare alla 16ª riga, quindi in totale dalla prima riga lavorata con l'aumento fino all'ultima dovranno essere 16, quindi si andrà a terminare con la riga senza aumenti, ma ci arriviamo insieme perché tanto comunque è molto veloce come procedimento. Quindi procedo lavorando una maglia bassa in ogni punto sottostante, sempre in costa retro. A questo punto ho 9 punti, quindi vado a mettere il marcapunti nel quinto. Io ora lo sto mettendo a fine riga, voi lo metterete mentre state lavorando se vi occorre, ma in realtà in questo caso non è nemmeno tanto necessario. Volto il lavoro, faccio una catenella, lavoro una maglia bassa nei primi 4 punti, punto centrale, si lavora l'aumento, quindi una maglia bassa, una maglia alta ed una maglia bassa, e vado a terminare con una maglia bassa nei punti restanti. Volto il lavoro, faccio una catenella e procedo lavorando una maglia bassa in ogni punto sottostante.
Terminata anche questa riga, voltiamo il lavoro, facciamo sempre una catenella, lavoriamo. Abbiamo ottenuto intanto 11 punti, come avete visto ho messo il marcapunti nel punto centrale, quindi abbiamo 5 punti da un lato, 5 punti dall'altro e poi c'è il punto centrale, quindi andiamo a lavorare una maglia bassa nei 5 punti iniziali. Nel punto centrale facciamo l'aumento, quindi una maglia bassa, una maglia alta ed una maglia bassa e poi una maglia bassa nei punti restanti. Voltiamo il lavoro, procediamo lavorando una maglia bassa in ogni punto sottostante, ho già fatto la catenella. Voltiamo il lavoro, facciamo una catenella, abbiamo 13 punti, quindi lavoreremo 6 maglie basse, un aumento e 6 maglie basse. Aumento nel punto centrale, il solito, quindi una maglia bassa, una maglia alta ed una maglia bassa e procedo lavorando una maglia bassa nei punti restanti, che sono sempre 6. Volto il lavoro, faccio una catenella, lavoriamo una maglia bassa in ogni punto sottostante. Ok, abbiamo terminato anche questa riga, abbiamo 15 punti, quindi voltiamo il lavoro, facciamo una catenella e andremo a lavorare 7 maglie basse, un aumento e 7 maglie basse. Nel punto centrale lavoriamo l'aumento, una maglia bassa, una maglia alta ed una maglia bassa e poi lavoriamo una maglia bassa nei punti restanti. Voltiamo il lavoro, facciamo una catenella e lavoriamo i punti come si presentano, quindi una maglia bassa in ogni punto sottostante.
A questo punto, terminata questa riga, inizieremo la parte con le diminuzioni, perché andiamo a creare la punta sottostante del petalo, della punta della stella, che servirà poi per unire tutte le punte insieme e creare comunque la stella, procedimento che vedremo dopo, ma è necessario. Se volete realizzare una borsa un po' più grande rispetto a quella che vi sto mostrando io, potete tranquillamente continuare con gli aumenti, quindi andate avanti lavorando le righe in questo modo e poi successivamente passare alle diminuzioni. Io mi fermo qui, quindi ora si procede con la parte delle diminuzioni, ma il procedimento resta praticamente lo stesso, perché continueremo a lavorare in costa retro, continueremo a lavorare gli aumenti nella parte centrale della punta, ma andremo a lavorare una diminuzione ad inizio e fine riga. Voltiamo quindi il lavoro, facciamo una catenella e partiamo con le diminuzioni. Cosa facciamo? Per fare la diminuzione ad inizio riga vado a saltare direttamente il primo punto, quindi non lavoro questo punto ma lavoro direttamente il successivo. Una maglia bassa quindi in questo punto, procedo lavorando una maglia bassa nei 6 punti successivi. In totale qui avremo 7 maglie basse. Adesso nel punto centrale lavoriamo il solito aumento, quindi una maglia bassa, una maglia alta ed una maglia bassa. Procediamo lavorando una maglia bassa nei 6 punti successivi. E per fare la diminuzione a fine riga lavoriamo semplicemente gli ultimi 2 punti insieme, quindi punto l'uncinetto nel penultimo punto, prendo il filo, non chiudo, punto l'uncinetto nell'ultimo punto, prendo il filo e vado a chiudere tutte e 3 le asole insieme, in questo modo. Voltiamo il lavoro, facciamo una catenella, dovremo andare a lavorare le diminuzioni anche nella parte dove lavoriamo i punti come si presentano. Quindi saltiamo sempre il primo punto per quanto riguarda l'inizio della riga e passiamo al punto successivo. Lavoriamo una maglia bassa in ogni punto sottostante. E gli ultimi 2 punti li lavoriamo insieme, quindi puntiamo l'uncinetto nel penultimo punto, prendiamo il filo, non chiudiamo, puntiamo l'uncinetto nell'ultimo punto, prendiamo il filo e andiamo a chiudere tutto insieme. Voltiamo il lavoro, facciamo una catenella, saltiamo il primo punto, andiamo nel successivo e lavoriamo una maglia bassa fino ad arrivare al punto centrale, ovvero quello marcato. In totale lavoreremo quindi 6 maglie basse. Punto centrale, lavoriamo l'aumento, una maglia bassa, una maglia alta ed una maglia bassa. Procediamo lavorando una maglia bassa nei punti restanti. Facendo ovviamente la diminuzione a fine riga, quindi lavoriamo gli ultimi 2 punti insieme. A questo punto voltiamo il lavoro, facciamo una catenella e andiamo a lavorare l'ultima riga di questa punta.
Quindi saltiamo sempre il primo punto, passiamo nel successivo, lavoriamo una maglia bassa in ogni punto sottostante fino ad arrivare al punto centrale, perché anche in questa riga andremo a lavorare un aumento. Quindi contiamo 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Punto centrale, aumento, quindi lavoriamo nel punto centrale una maglia bassa, una maglia alta ed una maglia bassa. Procediamo poi lavorando una maglia bassa in ogni punto sottostante, facendo ovviamente la diminuzione a fine riga. Quindi gli ultimi 2 punti li lavoriamo insieme. A questo punto non ci resta che rifinire tutto il bordo, quindi cosa facciamo? Andiamo a rifinire il tutto con una maglia bassa, in questo modo. Entro proprio nella maglia delle righe sottostanti. In questo modo. Qui questa dove ho lavorato l'ultima maglia bassa è esattamente l'ultima maglia senza diminuzioni, quindi in questo punto faccio una catenella e poi procedo lavorando una maglia bassa per ogni riga che ho lavorato. Qui in questo punto, ovvero nella catenella dove abbiamo lavorato il primo aumento, lavoriamo una maglia bassa, una catenella ed una maglia bassa e poi procediamo lavorando nello stesso modo come abbiamo fatto su questo lato. Qui lavoriamo una maglia bassa per ogni riga sottostante. Qui nell'ultima riga lavorata senza diminuzioni lavoriamo una maglia bassa, poi facciamo una catenella, lavoriamo una maglia bassa nelle righe qui dove abbiamo le diminuzioni e poi andiamo a chiudere con asola di chiusura. Ok, ho terminato il giro, taglio il filo e chiudiamo il tutto con asola di chiusura nel primo punto del giro. Dovremo ripetere questo procedimento fino ad ottenere 10 punte, perché comunque la stella è formata da 5 punte, quindi ci serviranno 5 punte per il pannello frontale e 5 punte per il pannello retro. Io uno dei 2 pannelli l'avevo già fatto perché avevo fatto delle prove e mi è piaciuto il risultato e quindi l'ho promosso come uno dei 2 pannelli. L'altro lo farò in questo momento. Vi ho mostrato come lavorare le punte, quindi ne andiamo a lavorare 10 e poi vediamo come assemblarle. Una volta lavorati gli spicchi dovremo andarli ad unire tra loro, quindi per unirli cosa facciamo? Andremo a far combaciare i nostri spicchi dritto con dritto, quindi noi vedremo il rovescio del lavoro.
si va a fissare con un marcapunti proprio la punta finale, non quella che è esposta verso l'esterno ma quella interna, e possiamo definirlo con le maglie alte che abbiamo appunto lavorato. Quindi ho marcato questo punto, ho contato 12 punti e ho messo un altro marcapunti. La cucitura la farò partire dalla parte interna e lo farò con l'uncinetto e lo stesso cordoncino. Faccio il cappietto iniziale per mia comodità, mi aggancio in questo punto, prendo solo le asole esterne. Quindi come potete vedere qui abbiamo le maglie alte, io vado a prendere proprio l'asolina esterna sia di un punto che dell'altro. In questo modo prendo il filo, lo tiro fuori e procedo in questo modo, quindi lavorando solo le asole esterne a maglia bassissima. Quindi prendo l'asola esterna della maglia successiva, stessa cosa della maglia frontale, prendo il filo e chiudo a maglia bassissima e vado a cucire in questo modo. Se preferite potete anche cucire direttamente con ago tirafettuccia, però secondo me così è più semplice e veloce. Vado poi a bloccare il tutto nel punto successivo e questo sarà il risultato. Ora taglio il filo, lo blocco per bene tra le maglie e dovrò ripetere lo stesso procedimento per tutti gli spicchi. Quindi prendo un altro spicchio, lo vado a bloccare sempre maglia alta con maglia alta per definire il punto di inizio. Poi qui devo contare i soliti 12 punti, io per comodità non metto il marcapunti. Si fa il cappietto iniziale e si va a cucire semplicemente a maglia bassissima. Quindi prendo sempre solo le asole esterne. Altro spicchio cucito e a questo punto taglio il filo, lo blocco per bene tra le maglie e ripeterò lo stesso procedimento. Cucite i pezzi insieme, dobbiamo andare a chiudere appunto la cucitura che faremo allo stesso modo, quindi facciamo combaciare la prima punta con l'ultima, bloccando sempre maglia alta con maglia alta e si ripete lo stesso procedimento. Alla fine si taglia il filo e si blocca il tutto. A questo punto dobbiamo andare a lavorare la parte centrale con delle maglie bassissime, andiamo semplicemente a chiudere. Questo è il dritto del lavoro.
entro in una delle maglie in questo modo, prendo il cappietto, lo tiro fuori e vado a fare delle maglie bassissime fino a chiudere questo foro. A questo punto ho tagliato il filo, lo porto all'interno e lo vado a bloccare tra le maglie. Ed ecco qua terminato la nostra stella. A questo punto non ci resta che andare a rifinire tutto il bordo, quindi cappietto iniziale, vado ad agganciarmi in uno dei punti che ho qui sul bordo, mi aggancio esattamente qui, prendo tutta la maglia e vado a lavorare delle maglie basse tutte intorno, in ogni maglia. Sulla punta di ogni spicchio lavoro una maglia bassa, ovviamente nella maglia sottostante, una catenella e poi vado nella maglia successiva e procedo con le maglie basse. Quindi vado solo a creare una sorta di aumento per far girare meglio i punti. Ok, ho terminato il giro, la catenella la vado a sostituire con l'asola di chiusura, quindi taglio il filo e chiudo appunto con asola di chiusura. Per quanto riguarda la questione fodera, io non sono esperta nel cucito, quindi non so darvi proprio tantissime indicazioni, cosa che farei io ma che non farò in questo tutorial perché innanzitutto mi manca il feltro giallo, ma anche per mancanza di tempo appunto andrei a foderarla con il feltro in modo da dare anche un maggiore sostegno al pannello, anche se in realtà mi è rimasto abbastanza rigido, però per foderare utilizzerei il feltro. Cosa farei? Quindi prenderei il pannello di feltro, metterei il pannello sopra, ritaglio la sagoma e poi la vado semplicemente a cucire lungo tutto il bordo. Cosa molto semplice, facile e veloce. Stessa cosa si può fare anche sul giroborsa, ma secondo me non è nemmeno tanto necessario, più che altro è per il pannello fronte retro che magari ha qualche filo che si intravede, ma comunque io ho cercato di lasciare il lavoro abbastanza pulito proprio perché in questo caso non andrò a foderare, ma ho cercato di darmi appunto questo spunto da inesperta nel cucito. Ovviamente per borse che non hanno forme particolari come questa ho fatto dei tutorial a parte per quanto riguarda fodere semplicissime a sacchetto. Le trovate tutte, li trovate sul canale, spulciando sul canale.
Quindi a questo punto non ci resta che andare ad assemblare la nostra borsa. Per realizzare il giro borsa innanzitutto ci avviamo 6 catenelle, ma comunque queste possono variare in base alla profondità che volete dare alla vostra borsa. Quindi se volete una profondità maggiore avviate più catenelle, se volete realizzare una borsa con una profondità minore andrete ad avviare meno catenelle. Quindi nel mio caso ne avvio 6, 1, 2, 3, 4, 5 e 6, corrispondono esattamente a 3 cm. A questo punto vado a lavorare sulle asoline che abbiamo retro, quindi punto l'uncinetto in questa asolina. Ovviamente se siete più comode potete anche andare a lavorare direttamente nella catenella, non ci sono problemi. Quindi io punto in questo modo, ho preso l'asolina della catenella e lavoro una maglia bassa. Ripeterò questo procedimento per tutte le asoline, in totale avremo 5 punti di base. Ok, a questo punto non ci resta che lavorare in righe di andata e ritorno a maglia bassa. Quindi si volta il lavoro, si fa una catenella e si lavora una maglia bassa in ogni punto sottostante. Il numero di righe va in base al numero di punti che abbiamo intorno alla stella. Nel mio caso, per definire il numero di righe che andrò a lavorare, innanzitutto mi sono posizionata i marker nel punto di inizio, quindi in cui voglio far partire la cucitura del giro borsa fino alla fine. Il modello originale ha questa apertura, quindi l'apertura è su questa parte, quindi diciamo che io mi sono basata esattamente sul modello originale, ma ognuno può personalizzarlo. L'avrei fatto anche io, però così per dare modo alle altre persone, alle altre creative che vogliono realizzarla, di realizzarla appunto, l'ho fatta simile. Ovviamente non sarà mai uguale, ma comunque non mi perdo in chiacchiere. Ho messo il primo marker sul punto iniziale e il secondo marker sul punto finale, quindi dove terminerà la cucitura. Si contano i punti che abbiamo lungo tutto questo bordo e io ne ho 150 precisi, quindi andrò a lavorare un giro borsa di 150 righe. Però calcolando che poi devo fare il giro di rifinitura, andrò a lavorare in totale 149 righe per poi andare a recuperare l'ultima riga nel giro di rifinitura. Quindi su questa parte, quando andiamo a fare il giro di rifinitura, qui andiamo a recuperare l'ultima riga. Quindi in totale quante righe dovremo lavorare? 149. Ovviamente voi basatevi sul numero di punti che avete sulla vostra stella. Diciamo che il numero di righe che vi lascerò io è indicativo. Se poi avete il mio stesso numero di punti, va benissimo lavorare lo stesso numero di righe che lavorerò io. Però voi contate sempre il numero di punti che avete sulla stella e in base a quello lavorerete il giro borsa, calcolando sempre una riga in meno perché l'ultima riga si va a recuperare nel giro di rifinitura. Quindi a questo punto si procede lavorando in righe di andata e ritorno a maglia bassa fino a raggiungere il numero di righe indicato e poi si procede con il giro di rifinitura. Una volta lavorate le 149 righe, ho raggiunto all'incirca 99 cm. A questo punto dobbiamo andare a fare il giro di rifinitura
e in questo punto andremo a recuperare la 150esima riga. Si procede lavorando a maglia bassa, lavoreremo una maglia bassa per ogni riga. In ogni angolo io sono solita fare sempre l'aumento formato da una maglia bassa, una catenella ed una maglia bassa. Vado a lavorare una catenella e una maglia bassa nello stesso punto. Poi procedo lavorando una maglia bassa per ogni riga sottostante. Questo procedimento lo faremo fino ad arrivare all'ultima riga, ovvero la prima lavorata. Qui in questo punto lavoreremo una maglia bassa, una catenella ed una maglia bassa nello stesso punto. In questo modo poi andremo a creare un'ulteriore riga, otterremo quindi il numero preciso di righe che ci occorrono, poi lavoriamo nell'ultimo punto una maglia bassa, una catenella ed una maglia bassa e poi si procede lavorando una maglia bassa per ogni riga fino a raggiungere l'ultimo punto. Qui in questo punto andremo a chiudere il giro, poi in un secondo momento deciderò se cucire il giro borsa con ago tirafettuccia oppure direttamente con l'uncinetto. Nel frattempo ci rifiniamo tutto il giro borsa. Ok, qui ci troviamo nell'ultimo punto, entriamo proprio nell'asola, lavoriamo una maglia bassa, una catenella ed una maglia bassa nello stesso punto. Procediamo lavorando una maglia bassa nei punti successivi. Qui poi abbiamo di nuovo l'ultimo punto, quindi lavoriamo una maglia bassa, una catenella ed una maglia bassa nello stesso punto. Qui ho i punti più stretti perché sono quelli iniziali. Poi si procede ovviamente lavorando come abbiamo fatto finora, ovvero lavorando una maglia bassa per ogni riga, fino ovviamente all'ultimo punto sull'altra estremità dove andremo a chiudere. Quindi vi lascio continuare da sole, io termino tutto il giro e poi vediamo come procedere. Bene, terminato il giro, qui in questo punto non facciamo la catenella perché sarà sostituita dall'asola di chiusura, quindi taglio il filo e chiudo con asola di chiusura. Ho deciso di assemblare il tutto a maglia bassissima, quindi con l'uncinetto mi sono fissata il giro borsa al pannello con i marcapunti che avevo messo inizialmente per stabilire quante righe dovevo lavorare. A questo punto inserisco l'uncinetto nel punto che avevo marcato prendendo solo la metà catenella retro, quindi la catenella interna, e faccio lo stesso anche nella maglia d'angolo del giro borsa. Prendo solo la metà catenella esterna, prendo il cappietto che poi andrò a nascondere meglio a fine lavoro ed inizio la mia cucitura. Cosa dobbiamo fare? Andiamo semplicemente a cucire a maglia bassissima facendo lo stesso procedimento che abbiamo fatto per unire gli spicchi. Quindi prendo solo la metà catenella interna e lavoro una maglia bassissima. Procederò in questo modo per ogni punto.
Ho terminato la cucitura del giroborsa, a questo punto taglio il filo e ripeto lo stesso procedimento anche per l'altro pannello. Questo è il risultato una volta terminata la cucitura di entrambi i pannelli. A questo punto non ci resta che applicare i ponticelli e la catena. Quindi questa è l'apertura, i ponticelli li applicheremo in modo diverso, quindi uno lo applichiamo qui sulla parte alta e l'altro lo applichiamo nella parte un po' più bassa della punta, quindi qui, in modo che quando si indossa resta non così ma leggermente più spostata e quindi possiamo far vedere meglio la stella. Quindi vado a mettere la griglietta ai ponticelli in modo da fissarli. Poi ovviamente andrò a nascondere queste alette. Ho preso 80 cm di catena e vado semplicemente a fissarla ai ponticelli. Applicheremo la chiusura magnetica semplicemente con ago e filo. E una volta applicati tutti gli accessori, questo sarà il risultato finale. Io sono veramente molto soddisfatta del risultato. Spero che questo progetto piaccia tanto anche a voi, me lo avete richiesto in tantissime quando ho pubblicato l'anteprima, quindi spero di aver fatto cosa gradita. Se avete qualche dubbio, mi raccomando, commentate qui sotto, sarò felice di aiutarvi. Fatemi sapere qui sotto nei commenti cosa ne pensate, lasciatemi un bel pollice in su per farmi sapere che il progetto vi è piaciuto, condividete il video con tutte le vostre amiche creative e mi raccomando iscrivetevi al canale per non perdere tutti i prossimi tutorial in arrivo. Attivando la campanellina riceverete la notifica appena sarà disponibile un nuovo video. Inoltre vi ricordo che nel box informazioni qui in basso trovate la lista completa dei materiali insieme ai link diretti al sito dove potete reperire appunto i materiali utilizzati. A questo punto vi ringrazio per aver seguito anche questo video, vi mando un bacio, un abbraccio e vi do appuntamento come sempre al prossimo tutorial. Ciao!